questo video imparerai a proteggere le tue meravigliose opere con un prodotto all'acqua, sia che tu abbia la passione per l'olio che per l'acrilico. E soprattutto se anche tu come me lavori in un piccolo studio o addirittura in casa. Ecco, brava, non utilizzare solventi che ci viene a tutti il mal di testa. Utilizzerò questa vernice finale all'acqua della My Mary, ci servirà un pennello piatto dalle setole morbide e ben flessibili, ma fondamentale se abbiamo degli amici pelosetti il togli pelucchi, perché altrimenti ci ritroveremo tutti i peli sopra la nostra tela. Tornando alla vernice, di questa marca esistono due tipologie di finitura, brillante e opaca. In questo video sto utilizzando l'opaca. Il prodotto acquistato è già di per sé pronto, ovviamente agitandolo molto bene prima dell'uso perché essendo composto da resine sintetiche potrebbe essere soggetto ad alcuni sedimenti. Però se siamo un po' alle prime armi con queste tipologie di vernici, il mio consiglio è quello di diluirle con dell'acqua, anche nel caso in cui il tuo dipinto fosse ad olio, e te lo farò vedere più avanti. Quando lo utilizzo sui quadri in acrilico addirittura lo diluisco al 50%, una parte di prodotto, una parte di acqua. Sull'olio invece non mi azzardo a questa diluizione e utilizzo 2 parti di prodotto e una parte di acqua. Ci tengo a dire che queste sono dosi consigliate da me e che utilizzo io. Sulla confezione o nel sito del prodotto vedo che non è contemplata la diluizione, però qualche goccina d'acqua, se eventualmente sei alle prime armi, te la consiglio perché ti renderà più fluida la pennellata e questo aiuta. Attenta a non scambiare quel bicchierino per il caffè come fai sempre, che poi lo bevi. Bene, partiamo. Iniziamo dal dipinto ad olio, così ho la possibilità subito di farti vedere come sarà il prima e il dopo. Come puoi notare ci sono questi prosciughi d'olio, queste zone più lucide, più opache, che rendono esteticamente poco gradevole il dipinto finale. Lo scopo del protettivo non sarà solo quello di proteggere i colori della tela nel tempo, avrà anche l'obiettivo di uniformare tutte queste situazioni. Ma aspetta, prima di iniziare, dato che ho cambiato maglia, via di nuovo tutti i peli. Facciamo così, te lo abbraccio io il cane, tu lavora. Dato che questo quadro l'ho terminato mesi fa, mi accerto con un panno di togliere l'eventuale polvere che si è sedimentata sopra la tela. Per i dipinti ad olio è necessario che il colore sia ben essiccato, anche se adesso esiste un prodotto che voglio provare, ma non è questo il caso, che essendo traspirante può essere passato anche dopo qualche giorno aver finito l'opera. Non vedo l'ora di provarlo, ma non è questo il caso e quindi ho aspettato 6 mesi. Come vedrai sto tenendo il pennello molto basso, sposto il liquido abbondante da sinistra a destra. È molto importante la direzione delle pennellate che dovrà essere univoca, quindi se scegli di partire in orizzontale, continua per tutto il quadro a tenere la pennellata orizzontale, con calma, decisione, senza spingere. La prima mano di vernice è quella più importante perché si deve ancorare bene al quadro. Fai scorrere il pennello in maniera soave, come se stesse pattinando, e con abbondante prodotto da sinistra a destra. Guarda, è già visibile l'effetto. Adesso te lo faccio vedere. Vedi come la vernice rende tutto più omogeneo, i contrasti molto più spiccati, risaltano i particolari. Wow! Riprendo subito perché sennò mi si asciuga e combino un disastro. Questo, a differenza della creatività che abbiamo messo su tela, sarà un lavoro molto meccanico. Ad ogni passaggio orizzontale rintingo il pennello, riporto abbondante prodotto sulla tela e spalmo. E nuovamente rintingo il pennello, riporto la vernice sulla tela e spalmo. E avanti così, fino alla fine della tela. Come secondo passaggio ritorno sulle pennellate abbondanti che ho rilasciato prima con un pennello scarico, non lavato ma semplicemente pulito, ritorno sulle pennellate orizzontali che ho rilasciato, per far sì che la finitura si distribuisca in maniera il più possibile uniforme. Quindi se la prima mano era molto abbondante, questa volta con il pennello quasi asciutto vado a ridistribuire ancor meglio il prodotto e a togliere eventuali esuberi.
Come terzo passaggio vado a pulire ulteriormente il pennello e ritorno nuovamente sulle righe. Questa volta sentirai che il pennello farà un leggero attrito e va bene così, vuol dire che la vernice sta cominciando ad asciugarsi. Il procedimento meccanico questa volta sarà passaggio di pennello, pulisco le setole sulla carta, passaggio di pennello, pulisco, passaggio di pennello, pulisco. E il primo strato di verniciatura l'abbiamo completato. Siamo pronti per il secondo strato. Nell'attesa che sarà almeno di un'ora, andiamo a lavare il pennello con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Eccoci, la mano successiva la daremo con pennellate perfettamente incrociate rispetto alla prima. Quindi, per comodità, giro il quadro. Per questa seconda mano avrai bisogno di molta meno vernice e per controllarla al meglio ti suggerisco di stenderla da sinistra a destra, alzi, sinistra, destra, alzi, sinistra, destra. Vedrai che la controllerai meglio rispetto a fare andata e ritorno da sinistra a destra e poi di nuovo destra a sinistra. Ti accorgerai che le pennellate nella seconda mano scorreranno in maniera molto più fluida. Questo perché lo strato che abbiamo creato precedentemente farà da barriera tra i colori del tuo dipinto, olio o acrilico, in questo caso mio olio, e il film di vernice attuale che stai rilasciando. Bene, avendo distribuito tutto il prodotto, ora, come ho fatto prima, con il pennello pulito su carta assorbente vado a tirare un po' le pennellate. Ad ogni passaggio pulisco il pennello, passaggio, pulisco il pennello e vado avanti. Eccoci qua, con queste due mani date così scrupolosamente, il tuo quadro sarà super protetto e pronto per essere esposto. Tutti questi passaggi li potrai applicare anche su un quadro in acrilico. Questo prodotto infatti lo trovo molto versatile, oltre che fantastico. Con un'unica vernice posso finalizzare sia i quadri ad olio che i quadri in acrilico. Questo pur lavorando in un ambiente che non è sempre areato, quindi anche in maniera molto ecologica. Spero che questo video ti sia in qualche modo utile, ci vediamo al prossimo, ciao! Oh, puoi finalmente riprenderti il tuo cane?